Egon Leon Adolf Schiele è, con Klimt, uno dei più importanti artisti austriaci di sempre. Esponente di spicco dell'espressionismo, è stato un pittore e un incisore molto prolifico. Ha realizzato in carriera circa 340 dipinti e 2800 tra acquerelli e disegni. Egon nasce in un piccolo paese austriaco, nei pressi di Vienna. La sua infanzia subisce una drammatica svolta a 15 anni, quando suo padre Adolf muore di sifilide. Secondo alcuni questo tragico evento influenzerà la poetica di Egon, nelle cui opere l'erotismo appare spesso tragico e tormentato. Gli insegnamenti dell'Accademia vanno stretti al giovane Egon, che comincia a sperimentare uno stile tutto suo, al di fuori dei rigidi canoni imposti dagli insegnanti. Un giorno, quando ha solo 17 anni, conosce in un caffè di Vienna Gustav Klimt, il padre della secessione viennese. Sarà un incontro folgorante che gli cambierà la vita. Già dai primi lavori di Schiele emerge quel tratto spiccatamente espressionista che gli permetterà di passare alla storia come artista dall'animo profondo e inquieto. Le sue opere fanno sì che i dubbi esistenziali dell'artista si tramutino in domande poste allo spettatore sulle questioni più profonde dell'esistenza. Nel 1909 abbandona l'Accademia e fonda con 15 amici il Neokunstgruppe, di cui diviene presidente. Nello stesso anno espone alla Kunstschau e un anno dopo le sue opere sono in mostra alla Galerie Prisco, che tra i suoi visitatori vanta anche l'arciduca Francesco Ferdinando, passato tragicamente alla storia per l'attentato che diede avvio alla Prima Guerra Mondiale. Nonostante il successo a Vienna, Schiele nel 1910 decide di lasciare la capitale austriaca per trasferirsi con la modella Walli Neuzin nel piccolo paese contadino di Krumau in cerca di ispirazione. Durerà poco a causa dell'atteggiamento ostile degli abitanti, che vedono di cattivo occhio lo stile di vita dell'artista e il fatto che viva con una donna senza esserne il marito. Lo stile di vita di Egon, unito alla sua capacità di ritrarre nudi provocanti, attira sull'artista l'occhio malevolo dei benpensanti. La situazione precipita nel 1912, quando viene accusato di aver rapito e traviato una giovane modella 14enne. Subisce un processo nel quale rischia una condanna a lunghi anni di carcere. Al termine del processo le accuse più gravi decadono, permane quella di avere esposto opere considerate pornografiche. Tra i soggetti preferiti da Schiele, oltre ai numerosi autoritratti, c'è il corpo femminile, ritratto in modo asciutto, crudele ed estremamente sensuale. Sarà proprio la modella Edith Harms a divenire sua sposa e unica musa ispiratrice dal 1914. L'Europa intanto è in tragico fermento. L'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando condurrà rapidamente al primo conflitto mondiale che coinvolse tutti, artisti compresi. Egon Schiele venne chiamato al fronte, ma grazie al suo talento artistico gli venne risparmiata la prima linea. Purtroppo ciò non basterà a salvargli la vita, perché la guerra, oltre che con le armi, uccide anche con le epidemie che porta con sé. Il 28 ottobre del 1918 la moglie di Egon, Edith, incinta di 6 mesi, muore di febbre spagnola. Egon la seguirà qualche giorno dopo, il 31 ottobre.